Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di pirografi per rifinire le nostre sculture, i nostri intagli. Io ho due tipi di pirografo, ma ne preferisco solo uno. Il primo tipo è questo. È fatto a penna, tipo una specie di saldatore a stagno. Vedete? Con le punte intercambiabili. Queste qui sono le punte, queste qua sono le punte. Vediamo se questo ci può essere d'aiuto per fare le sfumature dei nostri intagli o le ombre, insomma. Io sono andato alla stessa intensità, ovvero ho premuto sul legno alla stessa maniera su tutta la linea e vedete che in alcuni punti è venuta più calcata, in altri meno. Non è che mi piaccia molto questo tipo di pirografo perché ha l'impugnatura troppo alta e non riesco a controllare bene le linee che faccio, anche se sono solo linee. Se noi andiamo a farne un'altra di linea, un attimino più veloce, vediamo se effettivamente è omogenea o meno. Adesso sono andato storto io, però vedete che non è omogenea. Adesso provo con una sgorbia a fare un tratto e vediamo come esce col pirografo. Questa è una sgorbia V. Proviamo a tracciare, diciamo, la linea della riga. Vedete come esce. E non è questione di inserto, Vedete che qua manca. Vedete che non ha bruciato tutto uniformemente. Perché? Perché se si vuole bruciare tutto uniformemente con questo pirografo va passato piano, lentamente, molto lentamente, ma passandolo molto lentamente può succedere che si bruci anche parte di legno che non serve bruciare. L'impugnatura è molto scomoda perché a differenza di quello che vedremo dopo, dal punto dove brucia, diciamo dal bruciatore, è spostata 5 cm, quindi si fa fatica anche ad avere come si può dire, un controllo su quello che si sta facendo. Quindi io questo lo sconsiglio. Questo pirografo non ha il regolatore di temperatura, quindi bisogna aspettare 5 minuti buoni che si scaldi e dopodiché lo si può utilizzare. Passiamo all'altro pirografo. Ok, allora questo è il secondo pirografo. Come vedete è già un attimino un po' più complesso, nel senso che ha più pezzi rispetto al nostro amico a penna, la penna del pirografo, questa qui. Gli inserti anche qua sono intercambiabili tramite un cacciavite. Okay. Ci sono un sacco di inserti che sono questi qua, sono tutti questi così, ce ne sono veramente un sacco per ogni esigenza. Ha una scatola, si aggancia la penna, si avvita sostanzialmente. Una cosa molto importante che non ho detto dei due pirografi: questo, quello a penna, il primo, ha bisogno di un adattatore Schuko perché funziona con l'asciugo. Questo invece funziona con la spina normale. Allora andiamo ad accendere il nostro pirografo. Ha il tasto sulla parte laterale. Ok, questo è l'indicatore di temperatura. Adesso è a 318, però possiamo farlo arrivare fino a 700 se non mi sbaglio, 706 addirittura, 731, ma probabilmente è una misura indicativa, perché ad esempio dovrebbe essere più o meno qui la metà, 589, qua è 491, non siamo ancora a metà. Comunque la misura è indicativa.
più o meno sappiamo che a metà è 500 e alla fine è 700. Notate la differenza tra questo e il primo dalla punta. Questa è rovente, ok, e siamo a 731 indicativamente. Proviamo a tracciare una linea col nostro pirografo. A differenza del pirografo di prima, di questo, guardate la penna. Guardate dove finisce, dove comincia l'impugnatura di una e dove comincia l'impugnatura dall'altra. Facciamo una linea come prima. Anche qui, come quello di prima, bisogna andare piano, ma per una questione fisica, ovvero questa è molto più fine. Quindi, essendo incandescente praticamente, bisogna andare piano, se no la distruggiamo. Ecco qua. Vedete la differenza tra uno e l'altro? E questo qua in parte molto fine. E siamo a 4,30. Adesso facciamo il test della sgorbia. Ok, aumentiamo un po' la temperatura, la mettiamo al massimo. Questa qui è la nostra scanalatura con la sgorbia V e vediamo come si comporta. Faccio vedere più da vicino. La linea è perfetta rispetto a questa. Ma perché succede questo? Perché le due linee sono una differente dall'altra? Perché su questo abbiamo il regolatore di temperatura, mentre su questo no. Quindi noi, per poter andare a fare una passata con il nostro pirografo a penna, il primo, abbiamo bisogno di andare veramente molto piano, quindi avendo il rischio di andare a bruciare parti che non servono. Allora, la differenza fra i due pirografi è che uno è il regolatore di temperatura e raggiunge appunto la temperatura in 5 secondi. L'altro raggiunge la temperatura in 2 minuti più o meno. Seconda cosa, il regolatore di temperatura fa sì che noi possiamo utilizzare questo per fare delle magari sfumature o semplicemente per disegnare, ad esempio, non so, una porticina, delle finestre, i bottoni. Questo fa solo una cosa, ovvero puoi fare le ombre, tracciare le ombre e basta. Quando si spegne questo, per far sì che si possa toccare la punta, passano 60 secondi e poi è freddo, non del tutto freddo, ma non ci si scotta quando si tocca la punta. Questo dai 2 ai 3 minuti buoni. Consiglio questo perché anche chi ha meno dimestichezza con il pirografo ha dimestichezza però con un pennarello, e questo è simile ad un pennarello. Tra l'altro la parte dove scotta praticamente è solo questa qua, questa. Si surriscalda anche il manico, ma non tanto da doverlo lasciare perché scotta troppo. È un calore a cui si può resistere. Questo invece è tutt'altra cosa. Il manico non si surriscalda, ma è facile scottarsi perché praticamente da qua, vediamo se riesco a farvi vedere, da qua in su, che è la punta, è tutto caldo. Essendo tutto caldo e avendo così tanta punta esterna, è più facile scottarsi. E poi non è per chi prende in mano per la prima volta il pirografo, è macchinoso da utilizzare perché l'impugnatura è distante dalla punta. Vi lascio i link in descrizione per acquistare i due pirografi. Questo l'ho comprato in un negozio, quindi vi lascio un prodotto simile, e invece questo appunto l'ho comprato su Amazon. I link li trovate qua sotto. Mi premeva fare questo video perché molte volte si pensa che il pirografo debba bruciare e siamo a posto così. Invece molte volte ci sono delle sfumature che si riesce a fare bruciando il legno, e bisogna avere degli strumenti adatti, perché se noi ne abbiamo uno così riusciamo a fare solo una cosa, che sono le linee, e basta. Mentre questo si riesce a fare anche le sfumature. Il video termina qui, iscrivetevi al canale, se volete delle informazioni in più lasciatemi un commento, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!